Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questa terza parte di video relativa alla Sculpture Past vedremo come realizzare una decorazione utilizzando per l'appunto i fiori in Sculpture Past che avremo precedentemente preparato. Per sapere come si prepara questo impasto e come si deve lavorarlo per ottenere questi fiori, vi lascio il link ai due video precedenti. In questo caso io ho intenzione di decorare questo piccolo specchio quadrato utilizzando come base per la cornice questo pannello di cartone pressato che, come potete vedere, è una base per alimenti. Per intenderci, lo potete trovare anche come base nelle pizze preconfezionate. Naturalmente potete utilizzare qualunque altro tipo di materiale. In questo caso voglio utilizzare questo materiale di riciclo anche proprio per darvi l'idea di come si possono utilizzare vari materiali recuperati, ottenendo comunque dei buoni lavori e senza spendere tanto. Quindi vediamo in linea di massima quello che ci occorrerà per fare questo lavoro. Prima di tutto dovremo avere del flatting o qualunque altro impregnante che sarà indispensabile per rendere impermeabile la base su cui andremo a lavorare. Quindi, indipendentemente che si tratti di cartone o di legno, sarà bene comunque dare un paio di mani di questo impregnante per evitare che poi l'utilizzo dello stucco umido faccia gonfiare la base. Dopodiché dovremo avere della colla piuttosto potente per attaccare lo specchio alla base, quindi avere già pronti i nostri fiori fatti con la Sculpture Past, qualche attrezzino che poi andremo a vedere anche in corso d'opera. Se non avete per esempio questi bulini, li potrete sostituire per esempio con degli stuzzicadenti eccetera, un pennello 2, un po' di acqua, naturalmente lo stucco riempitivo in polvere. Quindi dopo che avremo dato le 2 mani di impregnante su entrambi i lati e l'avremo lasciato asciugare perfettamente, prendiamo bene le misure per centrare lo specchio e poi andiamo ad incollarlo con una colla potente. Quindi una volta che l'abbiamo posizionato bene, ci mettiamo sopra un peso per mantenerlo bene saldo e non vi preoccupate se c'è qualche fuoriuscita di colla, perché intanto andremo poi a coprirla con la lavorazione con lo stucco. Quando la colla è perfettamente asciutta, andremo a ricavare un cerchio all'interno di questo specchio, in maniera da avere un punto di riferimento per sapere fin dove dobbiamo andare a coprire con lo stucco. Questo non è un passaggio obbligatorio, nel senso che potete lasciare lo specchio con la sua misura quadrata, però in questo caso, utilizzando un fondo per la cornice rotondo, trovo che sarà molto più carino dare anche allo specchio una forma rotonda. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un compasso oppure se trovate un piattino di misura idonea per mantenere il più possibile ampio lo specchio, cerchiamo di coprire proprio una parte minima. Quindi prima di procedere diamo una passata con l'alcol e poi andiamo a tracciare con un pennarello indelebile questo cerchio. E poi andiamo a nastrare con del nastro di carta l'interno del cerchio per poter lavorare un po' più tranquillamente con lo stucco.
questo punto sarebbe opportuno fare un foro per garantire che il gancio che inseriremo avrà una buona tenuta, in quanto oltretutto questo foro andrà coperto poi con la decorazione in stucco. Tuttavia, se non volete fare questo in questo momento, potete poi sempre aggiungere a lavoro finito un gancio autoadesivo sul retro. Quindi prendiamo le misure e tracciamo il punto dove dovrebbe andare il foro. E con un trapano o con un attrezzo appuntito facciamo un foro in questo punto. Quindi facciamo passare del filo metallico in questo foro. Poi con un po' di nastro adesivo di carta andiamo a fermare il gancio nella parte posteriore in maniera da essere sicuri che non si muova nel momento in cui andiamo a decorare. Ecco, in questo modo siamo sicuri che il gancio che esce da questa parte rimarrà fermo in questa posizione quando andremo a coprirlo con lo stucco. E quindi partiamo con la preparazione dello stucco. Se avete bisogno di qualche chiarimento in merito, vi lascio il link al video relativo ai consigli sullo stucco nel caso aveste qualche dubbio. Quindi andiamo a preparare l'impasto con 2 parti di stucco e una di acqua. La giusta consistenza dello stucco deve essere questa. Lo stucco deve rimanere aggrappato alla paletta. Quindi procediamo andando a distribuire lo stucco tutto intorno alla cornice e poi applicheremo i fiori fatti con la Sculpture Past e faremo anche qualche aggiustamento utilizzando qualche attrezzo, un pennellino, eccetera.
Quando lo stucco sarà bene asciutto, procediamo a dare 2 mani di colla vinilica diluita con un po' di acqua. Attenzione perché questo lavoro serve soltanto per rendere i petali dei fiori molto più resistenti, ma non per farli aderire alla base. Quindi prima di fare questo lavoro controlliamo che tutti i fiori siano perfettamente aderenti alla base. Nel caso ci accorgessimo che qualche pezzo non ha aderito bene, andiamo ad attaccarlo con la colla forte che abbiamo utilizzato per attaccare lo specchio e poi procediamo con il resto del lavoro. In questo caso converrà utilizzare un pennellino molto piccolo per poter entrare bene in tutte le fessure. Quindi dobbiamo armarci di molta pazienza, passare petalo per petalo con la colla vinilica. Quando le 2 mani di colla vinilica saranno perfettamente asciutte, potremo decidere se colorare la nostra decorazione, quindi utilizzando dei colori acrilici. In questo caso io vorrei mantenere il più possibile l'originalità del manufatto, quindi mantenendo un colore bianco. Naturalmente questo bianco non è una punta di bianco proprio perfetta, per cui andrò a verniciarlo con questo colore acrilico bianco lucido a spruzzo, in maniera da ottenere da subito anche un effetto più lucido e protettivo. Tenete presente che potete comunque utilizzare altri abbellimenti quali glitter, polverine metalliche o quello che vi viene in mente. Mentre la vernice è ancora fresca, aggiungerò qualche glitter giusto per dare un pochino di lucentezza. Quando anche l'ultima verniciatura è ben asciutta, andiamo a togliere il nastro adesivo che avevamo messo sopra lo specchio, aiutandoci eventualmente con un taglierino e un paio di pinzette. Dopodiché, se vediamo che all'interno rimane qualche imperfezione, possiamo intervenire con un po' di colore acrilico bianco e un pennellino per andare a fare i ritocchi.